Molti studenti parlano bene l'italiano, o comunque se la cavano, ma si esprimono in maniera innaturale, artificiale, e questo è un problema molto comune. Oggi ti voglio parlare di alcune strategie molto pratiche che ti aiuteranno a parlare italiano in maniera più naturale, più idiomatica e più espressiva, come un vero italiano. Voglio che tu ti renda conto di certi fenomeni tipici del parlato, aspetti che differenziano il modo in cui parli tu da quello in cui parla un italiano. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno, trovi la trascrizione integrale sul mio sito. Come sempre poi ho preparato un PDF che riassume tutto quello che dico e integra le informazioni con altri esempi. Puoi scaricarlo al link in descrizione oppure scansionando questo codice QR. Incominciamo. Dai un'occhiata a questo dialogo. Ma sai quali ingredienti servono per il tiramisù? Allora, per il tiramisù servono caffè, mascarpone, pavesini. Scusa, ma non ci vogliono i savoiardi? Beh, sono due varianti diverse. Sì, ma i savoiardi si inzuppano meglio, no? Ma insomma, va a gusti. Nel senso, i pavesini non sono male. Cioè, come dire, hanno una consistenza migliore. Forse hai ragione. Vabbè, comunque quando lo facciamo? In questo dialogo ci sono un sacco di espressioni tipiche del parlato come ma, allora, scusa, nel senso, cioè spesso queste espressioni vengono chiamate ingiustamente riempitivi, filler words, ed è ingiusto perché in realtà non servono solo a riempire il silenzio, ma hanno una funzione molto pratica, aiutano chi ascolta a orientarsi nel discorso, a capire che cosa stiamo dicendo, che cosa vogliamo fare con le parole che stiamo usando. Per esempio, il primo ma segnala che sto per fare una domanda. Allora introduce una spiegazione. Scusa si può usare per interrompere una persona in maniera cortese. Scusa, ma non ci vogliono i savoiardi? Ma e insomma, anche insieme, ma insomma, possono indicare che non siamo del tutto d'accordo. Ma insomma, va a gusti. Nel senso, e cioè possono servire a dare un esempio di quello che abbiamo detto, oppure dirlo in un'altra maniera. Nel senso, i pavesini non sono male. Cioè, come dire, hanno una consistenza migliore. E infine, vabbè, comunque si usano per cambiare argomento. Vabbè, comunque quando lo facciamo? Questi si chiamano segnali discorsivi. Sono un po' come dei segnali stradali, ma che non ci guidano per strada, bensì nel discorso, in una conversazione. Li usiamo continuamente e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Meriterebbero forse un video a parte. Fammi sapere nei commenti se ti interessa, ma tu intanto inizia a osservare come i madrelingua usano queste paroline, queste espressioni. Hai sentito? Il tizio del piano di sopra ha tirato le cuoia. Ma davvero? Stava male? Beh, perché non lo sapevi? Da un sacco di tempo. No, sinceramente cascavo dalle nuvole. Beh, aveva una brutta cera comunque, non so se l'hai visto ultimamente. Ah sì, su questo non ci piove. I modi di dire o espressioni idiomatiche sono davvero importanti per parlare come un madrelingua. Ne ho parlato in un video recente. Dire che qualcuno ha tirato le cuoia è più informale e divertente rispetto a dire è morto. E al posto di dire su questo non c'è alcun dubbio, è più interessante e naturale dire su questo non ci piove. Insomma, i modi di dire ti aiutano a parlare in una maniera più espressiva e un po' più interessante, più italiana, se impari l'italiano ovviamente. Ora, il problema dei modi di dire, ma in generale di tutte queste strategie del parlato, è che da studenti non sappiamo quando le usiamo, se le stiamo usando bene, in maniera idiomatica e naturale, oppure in una maniera un po' forzata, un po' artificiale. E per capirlo abbiamo bisogno del feedback di un madrelingua. Ancora meglio se questo madrelingua è un insegnante o un tutor che è pagato per criticarti in maniera costruttiva, si intende. E se stai cercando un insegnante o tutor madrelingua di italiano, non c'è luogo migliore di Italki. Su Italki puoi fare lezioni individuali e personalizzate su ciò che ti interessa di più, argomenti come quelli di questo video, ma anche semplice conversazione,
Puoi fare lezioni di grammatica, di pronuncia, di scrittura, prepararti per un esame linguistico, quello che vuoi. Puoi prenotare lezioni nei momenti che ti sono più comodi, puoi fare lezioni direttamente dal divano col cellulare e in mutande, anche se non ti consiglio di farle in mutande, però hai capito cosa intendo. È molto comodo, più comodo sicuramente di andare nel mondo reale a cercare un insegnante. Chi esce di casa di questi tempi poi? Chi esce di casa? 3. Su Italki puoi trovare insegnanti adatti al tuo budget, con più esperienza, meno esperienza, tutor informali o insegnanti professionisti con più qualifiche, quello che vuoi. Ci sono un sacco di insegnanti e sono sicuro che troverai quello che fa per te. È il 2025, è tempo di obiettivi e un obiettivo che ti consiglio può essere una lezione a settimana su Italki. Vedrai in pochi mesi la differenza che farà parlare regolarmente. Clicca sul link in descrizione e usa il codice Davide1 per ottenere 5 euro di sconto su lezioni di più di 10 euro. Ok, questa strategia non riguarda solo il parlato, ma è comunque un concetto che tutti dovrebbero conoscere. Sto parlando delle collocazioni, parola orrenda che di fatto significa combinazioni di parole. Le collocazioni sono simili in un certo senso ai modi di dire, ma anche diverse. I modi di dire sono rigidi e hanno un significato a volte oscuro, cioè se sai che significa tirare le cuoia, bene, ma se non lo sai è difficile capirlo dalle singole parole, mentre le collocazioni sono più trasparenti. Una collocazione è scattare una foto, per esempio, o semplicemente fare una foto. Fai attenzione, non diciamo prendere come in inglese, spagnolo o francese, diciamo però prendere tempo, ma si può anche perdere tempo, oppure prendere freddo, prendere una malattia, ma si può anche contrarre una malattia, che è anche più elegante in questo caso. Ci sono collocazioni più formali e collocazioni più informali e colloquiali. Queste poi erano collocazioni di verbi e nomi, ma possono essere varie le combinazioni. Parliamo di errore clamoroso o di una mossa azzardata, nome e aggettivo. Possiamo pentirci amaramente o lavorare sodo, verbo e avverbio. E poi una parola può combinarsi in maniera naturale con più parole. Per questo esistono anche i dizionari di collocazioni. Il sole può essere tiepido, oppure accecante, oppure cocente. Un dolore può essere semplicemente forte, ma anche lancinante, cioè fortissimo. Lancinante, per esempio, è un aggettivo che si usa quasi solo con dolore e cocente praticamente solo con sole. Esistono nella lingua parole che praticamente si usano solo in certe combinazioni predefinite con altre parole. E poi spesso le collocazioni cambiano da una lingua all'altra. In inglese you take a shower, in francese on prend une douche, ma in italiano fai una doccia. E quindi bisogna accorgersi di queste differenze perché spesso parliamo in maniera innaturale perché traduciamo letteralmente le collocazioni della nostra lingua nella lingua che stiamo imparando. Anche questo punto non riguarda solo il parlato, ma evitare questo errore comune ti permetterà di esprimerti in maniera molto più naturale. Il pronome personale soggetto, quindi io, tu, lui o lei, eccetera, in genere in italiano non si dice, si omette. Se lo diciamo, lo facciamo per dare alla nostra frase un significato più specifico, più particolare. E quindi dirò, ho finito di scrivere un video per YouTube e non io ho finito di scrivere. Cioè, se dico io ho finito, è un po' come se dicessi per quanto riguarda me, quanto a me, ha un significato più specifico. Lo posso usare, per esempio, per cambiare argomento, per esempio passando da io a tu. Io tra un po' esco da lavoro. Tu che fai? Io ho quasi finito di scrivere un video. 10 minuti ho fatto. Qui i due io e il tu servono a creare un contrasto, a cambiare argomento, passando da me a te. Io faccio questo, tu invece che fai? Io invece faccio questo. Ecco, in questi casi il pronome serve, ma nella maggior parte dei casi non si usa. Il soggetto della frase si capisce essenzialmente dal verbo. Faccio io, fai tu, va lui, ma anche dal contesto per quanto riguarda la terza persona. Sai la notizia? Giovanni si sposa. Ma non era già sposato?
Non sapevi che è divorziato? Qui il simpatico personaggio interpretato da me non dice ma lui non era già sposato, che suona del tutto innaturale. Il pronome soggetto semplicemente è omesso perché dal contesto si capisce che si sta parlando di Giovanni. Fai caso a quando gli italiani usano i pronomi soggetto, ma anche a quando non li usano. Ora gli italiani mi uccideranno, ma sono convinto di ciò che sto per consigliarti. Ho un po' paura a dirlo, ma ti consiglio in italiano di usare nelle conversazioni il periodo ipotetico informale. Mi riferisco a costruzioni come se lo sapevo, lo facevo. Al posto di se l'avessi saputo, l'avrei fatto. Su, italiani, scatenatevi nei commenti. Ora mi aspetto già una valanga di italiani indignati che scrivono ma è sbagliato, non insegnare queste cose, non è italiano. Shhh, la verità è questa. Costruzioni del genere sono comunissime nel parlato. Se non lo erano, non le insegnavo, dopo tutto. Esistono dall'alba dei tempi, da secoli e secoli di storia dell'italiano, anche letterario. 3. Dobbiamo capire che le cose che diciamo non è che sono sempre o giuste o sbagliate, ma a volte sono adeguate o non adeguate a un certo contesto. Una frase come se lo sapevo, lo facevo, va benissimo in una conversazione rilassata e informale, ma non va bene in un colloquio di lavoro, per esempio. Ma come funziona esattamente questo periodo ipotetico informale? Se hai un livello intermedio o avanzato in italiano, saprai che ci sono vari tipi di periodo ipotetico standard, ma ce ne sono due che si chiamano di solito della possibilità e dell'irrealtà, che si formano combinando una frase con il congiuntivo, la frase che ha il se, e una al condizionale, che indica non la condizione ma la conseguenza, perché non complicare le cose? Ecco, dimenticateli, no, non dimenticarteli perché sono comunque importanti, ma nel periodo ipotetico informale e colloquiale puoi usare l'imperfetto dell'indicativo. E dunque, se mi avessi portato il vino, l'avremmo aperto a cena, diventa se mi portavi il vino, lo aprivamo a cena. Se fossi arrivato in orario, non avremmo perso il volo, diventa se arrivavi in orario, non perdevamo il volo. Questa costruzione è molto più rapida e semplice a livello di tempi verbali, il che è molto utile per chi impara la lingua e, ripeto, non è italiano scorretto, è italiano informale e questa differenza è fondamentale. E se ancora, caro italiano indignato, non ti ho convinto, sappi che lo usava pure Dante, che di solito è un buon modo per mettere a tacere i pedanti. Ora non voglio dire che usare il periodo ipotetico standard che hai imparato con fatica e sudore sia inadeguato in una conversazione. Per carità, puoi senz'altro dire se mi avessi portato il vino lo avremmo aperto a cena. È solo un po' più formale. Ma magari vuoi esserlo formale, magari vuoi metterti la camicia al posto della t-shirt. Fai come meglio credi. Concludiamo con uno dei miei argomenti preferiti, le frasi marcate, cioè frasi che hanno un ordine degli elementi particolare. Vedi, l'ordine standard degli elementi in italiano è soggetto, verbo, oggetto o complemento. Luca ha letto un libro, Giovanni va a Roma. Ma nel parlato le cose non stanno sempre così. Poi l'hai visto il video che ti ho mandato? Quello sull'aumento dei prezzi della barbabietola da zucchero? No, quello di podcast italiano. No, quello non l'ho visto. Immaginavo. E invece quello sulla barbabietola? No, neanche. Però ne ho visto un altro. Com'è che si chiamava? Quello su perché ci dimentichiamo sempre le cose? Sì, quello ho visto. In questo dialogo abbiamo un sacco di strutture particolari tipiche del parlato. Innanzitutto all'inizio abbiamo l'hai visto il video? Poi l'hai visto il video che ti ho mandato? Potrei dire hai visto il video? Ma l'hai visto il video? È molto comune nel parlato. Ti faccio altri esempi di questa struttura. Potremmo dire l'ho fatto il lavoro, l'ho letto il libro, ci sono andato in Germania o ci sei andato in Germania? Come domanda. Ecco, in tutti questi casi abbiamo un pronome all'apparenza ridondante che anticipa un elemento che è lasciato alla fine della frase, quasi isolato anche nell'intonazione. Ci sono andato in Germania, l'ho letto il libro. C'è anche una piccola pausa, se noti. C'è poi un'altra struttura particolare. Quello non l'ho visto. No, quello non l'ho visto.
quello non l'ho visto. Qui invece l'oggetto o il complemento viene prima del verbo, quello, ed è poi ripreso da un pronome, in l'ho visto. Ecco, in questo caso è proprio obbligatorio mettere quell'L apostrofo, cioè non posso dire quello ho visto, a meno di non dirlo con un'intonazione specifica come quello ho visto, che implica un contrasto, ho visto quello e non un altro, come nell'ultima frase del dialogo. Sì, quello ho visto. Quello l'ho visto invece significa qualcosa come per quanto riguarda quello l'ho visto. Insomma, ti dice di che cosa sto parlando, introduce il tema. È un po' come usare il pronome soggetto. Io l'ho fatto, cioè quanto a me l'ho fatto. Quello l'ho visto, quanto a quello l'ho visto. Il libro l'ho letto. Io, quello o il libro sono il tema. Si chiama proprio tema nella linguistica. La cosa di cui stiamo parlando. La cosa su cui diciamo qualcosa. Insomma, hanno una funzione specifica, non sono solo spostamenti caotici e casuali di parole. Ora, le frasi marcate sono complicate, non posso di certo spiegare come funzionano in 2 minuti. Ne ho parlato in un video vecchio che ti lascio in descrizione, ma anche in uno dei video del mio corso avanzato Dentro l'Italia in italiano, che unisce l'apprendimento dell'italiano all'apprendimento della cultura italiana. È un capolavoro, ma link in descrizione, vai a dare un'occhiata. Raramente ho sentito stranieri usare le frasi marcate, a parte stranieri che vivono in Italia da molto tempo, ma noi italiani le usiamo davvero di continuo, queste frasi. Ne ho appena usata una. Per concludere ti consiglio, quando ascolti italiani conversare, di far caso a questi aspetti, di notarli, facci caso. Magari prendine soltanto 1 o 2 di questi di cui ti ho parlato in questo video e concentra la tua attenzione su come vengono usati nelle conversazioni. Per esempio, solo sui segnali discorsivi, solo su questi beh, ma, insomma, nel senso. Ascolta attivamente, cerca di capire che funzione hanno, non sono lì per caso. Poi però tutte queste cose bisogna metterle in pratica. E questa è una frase marcata. Per fare questo, vai su Italki e prenota la tua prima lezione. E ricorda che se vuoi un PDF che ti riassume tutte le informazioni del video e le integra anche con altri esempi, c'è un link in descrizione oppure questo codice QR. Se invece dopo questo video stai pensando Davide, non è che parlo bene ma in modo innaturale, io proprio parlo male e basta. Beh, questo video fa per te.